Benvenuti a questa presentazione di RealPBR versione 0.8.1. Dal menu a tendina Help About è possibile vedere la versione attualmente installata. In questa registrazione voglio farvi vedere come è possibile importare un oggetto tridimensionale utilizzando il menu Create Import 3D Mesh. Cliccando questo bottone si apre la classica schermata di selezione del file tridimensionale, in questo caso è set1fbx, che proviene da una collezione di 3dsky.com. Segue quindi la fase di importazione, la lettura dei vertici, delle normali, delle coordinate UV, insomma tutte le fasi tecniche di importazione e ricostruzione dell'oggetto 3D, e successivamente l'oggetto 3D viene visualizzato nella scena. Ora, per navigare la scena, RealPBR richiede la pressione del tasto Alt e del pulsante destro del mouse, e in questo modo è possibile creare un'orbita attorno all'oggetto. Utilizzando la rotella del mouse, sempre tenendo premuto il tasto Alt, è possibile effettuare il pan o il dolly. Se la velocità di movimento della camera vi sembra eccessiva o troppo lenta, è possibile aprire il pannello di opzioni in cui possiamo cambiare i valori. In questo caso riduco a 1/5 sia il pan che il dolly. Clicco su Applica, le nuove impostazioni sono applicate e adesso effettivamente è tutto più confortevole da navigare. In RealPBR la schermata che usiamo per visualizzare è la stessa schermata che usiamo per renderizzare. Per renderizzare occorre creare un progetto, così come occorre creare un progetto per salvarlo. Quindi se clicco su File, New Project, il software mi chiede il root folder, quindi la cartella contenente poi la sottocartella del progetto. In questo caso clicco su Set, mi viene aperta la classica finestra di Windows in cui posso selezionare un percorso. Io scelgo il desktop e all'interno del desktop creo una cartella e poi clicco Select Folder. Quindi questo sarà la radice del progetto, Desktop Project. E poi mi serve il nome del progetto, in questo caso Demo. Clicco su Crea e ho la notifica bandierina in alto a destra che mi dice che il progetto è stato creato. Avendo fatto questo posso quindi salvare il progetto, quindi salvare tutti i miei file di lavoro come in ogni software, diciamo, di grafica tridimensionale, e posso anche procedere con il rendering. Come vi dicevo prima, il salvataggio del render avviene all'interno della cartella di progetto. Ora vediamo molto velocemente cosa RealPBR può offrire. Abbiamo nella sezione Tools, Strumenti, diversi menu, diversi sottomenu, tra cui la struttura della scena, in cui è possibile visualizzare tutti i vari elementi presenti all'interno del nostro file tridimensionale. Quindi ogni singolo mesh è selezionabile ed è rappresentata con questo wireframe giallo. Possiamo selezionare gli oggetti per nome utilizzando il menu, questo menu a scorrimento presente in questa zona dell'interfaccia. È possibile anche nascondere gli oggetti qualora non volessimo vederli, e togliendo la spunta da Highlight Selected non abbiamo più la visualizzazione dell'oggetto che è selezionato, però l'oggetto è di fatto selezionato. Possiamo vedere il nome nella sezione Tool. Poi abbiamo la sezione Environment, in cui possiamo cambiare l'ambiente. L'ambiente di base è costituito da un'immagine, High Dynamic Range, di cui possiamo variare, diciamo, l'intensità, quindi il multiplier o l'intensity gain. In questo caso l'ho abbassato a 0. Abbassandolo a 0 sicuramente posso creare delle luci e valorizzare l'intensità delle luci. Cliccando su questo più, una luce viene creata nella posizione della camera. Ora, cliccando sull'identità della luce, la camera viene divisa in due. Una camera è la camera appunto in cui abbiamo l'anteprima, quella sulla sinistra, e sulla destra invece ho una camera che mi rappresenta una vista in prima persona della luce. Posso cambiare la dimensione della luce, vi ricordo che più è piccola la luce più le ombre saranno nette, e cambiare l'intensità. In questa versione di RealPBR l'intensità della luce non è ancora fisicamente bilanciata con l'esposizione della camera. Per questo motivo, vedete sul lato ho una luminosità di 50 lumen che effettivamente dovrebbe dar luogo a un render sicuramente più scuro rispetto a quello che si vede qua nella preview. In ogni caso clicco su Done quando ho finito il posizionamento.
Ora vi faccio vedere la sezione camera, in cui posso cambiare la focale, quindi posso effettuare uno zoom in e uno zoom out, ottenendo un effetto più o meno grandangolare. E posso cambiare l'apertura dell'obiettivo. In questo caso, vedete la sezione Aperture, è 1/16. Posso incrementarla o diminuirla utilizzando il controllo. Chiaramente, aprendo di più l'obiettivo, i raggi entreranno da direzioni più variegate rispetto alla direzione diciamo frontale, per cui ci sarà il classico effetto di depth of field. In questo caso è estremamente fisicamente accurato. Premendo il tasto P nelle zone in cui posiziono il cursore, posso anche definire la distanza di messa a fuoco, per cui posso sì procedere con tentativi, oppure posso premere il tasto P. Infine, questo parametro che sto cambiando adesso, il Glare Intensity, è un effetto di bagliore sugli highlight, quello che prende il nome di Bloom. Tornando nella sezione Lights, posso creare altre luci, non sono logicamente limitato a una singola luce, e quindi posso ancora una volta definire la posizione di questa luce secondaria, posso cambiarne le dimensioni e l'intensità, proprio come fatto prima. E come vedete è tutto estremamente intuitivo, nel senso che trascino col mouse, tanti elementi si basano su drag and drop, quindi posso richiamare le luci, effettuare un fine tuning, quindi migliorare la loro posizione e quant'altro, e questo è il risultato. Ora, attivando nel render la sezione Ray Trace, questo strumento abilita il render su una modalità Path Trace, per cui vengono emessi dei raggi e questi raggi vengono campionati in un modo con recursion, e viene restituito un risultato estremamente fotorealistico. In questi numeri posso cambiare la dimensione del mio render espressa in pixel, e quando clicco su salva immagine il software ritraccia, diciamo che riutilizza i raggi se questi sono già presenti, altrimenti li ritraccia, e salva il file. Ora prendo la sezione in cui ho salvato il progetto, quindi il mio desktop, la sottocartella project, la sottocartella demo, che è il nome effettivo del progetto. Dentro nella cartella render output posso trovare un PNG con la risoluzione definita e con quanto vedo. Come vi dicevo, viene renderizzato esattamente ciò che si vede, per cui il pannello laterale può talvolta interferire con la posizione della camera. Per questo ritorno velocemente sui miei passi e riposiziono velocemente la camera, semplicemente effettuando il pan, vi ricordo Alt e rotella centrale. Volendo posso anche cambiare la colorazione delle luci, quindi non sono limitato alla dimensione e alla luminosità, ma posso anche variarne la temperatura. In questo caso abbiamo un picker Hue Saturation Value, per cui possiamo selezionare la gradazione di colore e poi cambiarne la saturazione e la luminosità per una luce e anche per l'altra. Ogni luce è identificata da un nome univoco. In questo caso sposto la mia key light su una tonalità più calda, quindi diciamo all'incirca 4000-4500 Kelvin, e la luce più fredda attorno agli 8000-9000 Kelvin. Ritorno nella modalità render e vi faccio vedere anche un paragone di due modalità di render, con o senza ray trace. Ora, quando renderizzo in ray trace la selezione non è mai visibile, mentre invece se tolgo l'opzione ray trace è possibile vedere gli oggetti selezionati. Se ora vado a vedere il mio render, effettivamente questo è stato renderizzato in una frazione di secondo, come avete visto, utilizzando la modalità base. Anche l'HDRI logicamente è cambiabile in ogni momento, sia per quanto riguarda la mappa, sia per quanto riguarda l'intensità. Il software inoltre è collegabile con Real HDR, che è un altro ottimo software per generare mappe HDR procedurali, con o senza nuvole, piuttosto che rappresentanti spazi astratti.
Quindi ho fatto un render, ora ne faccio partire un altro con la modalità Ray Trace e poi vi faccio vedere il prima e il dopo, o comunque le due versioni. Li rinomino ogni volta manualmente, questo cambierà nelle prossime versioni del software. Per il momento questo è il risultato.